L'illegalità era il mio mestiere. Uscivo spinto da qualcosa di furioso che mi soffiava alle spalle, affamato di preda e violento come un animale che non ha abbastanza spazio. Era come se caricassi la città. Maurizio sapeva guidare e rubare qualsiasi macchina. Se avesse avuto più coraggio in migliori occasioni, magari sarebbe diventato un buon pilota da competizione. Ma come molti di noi non ebbe abbastanza di tutto questo e riuscì a perfezionarsi soltanto come ladro d'auto. Poteva rubarne anche 10 in una notte e dai carrozzieri del giro riceveva più ordinazioni di chiunque altro. Mi chiesi di farmi da autista. Se rischi. Mi sentivo eccitato e in caccia. Frugavo i marciapiedi, le strade, dovunque, alla ricerca dell'obiettivo. Il BMW, vai, quello è in segno rotto. Andiamo, famoso. Ho fatto montare un altro motore. Quello da prima non mi piaceva. Balla un po' però. Lo senti come balla? Balla, balla, però corre. Dai, va. Tacci sua. Boni, che lo piamo. Dove va? Dove cazzo va? Pure Roberto sta imborgata. Ma sta peggio di noi. Via in baracca con una moglie in filo. E se muore da fame. Lui è già stato dentro. Nel 78, 18 giorni. Cercavano quelli che hanno rapito Moro e mi hanno beccato a me. A me de Moro me ne fregava niente, ma c'avevo un po' di gomma in macchina. Gli ho chiesto se andava di lavorare con me. Il lavoro come il tuo alla fine si paga sempre. Roberto veniva con noi perché aveva bisogno, non per le rapine. Per me era diverso. Io ero in guerra. Un po' di roba per me. E perché? Che sarà una tragedia. Sentite, io sono un giornalista, li capisco, ragazzi. Tira fuori tutto, veloce, veloce. Andiamo. Che bevi per culo, sbrigati, andiamo. Dove cazzo? Dove vai? Dove cazzo? Dove cazzo? Vieni fuori. Vieni fuori. Cammina. Stai fermo così, non te devi muovere. Stai buono così. Buono. Stai buono, l'ho detto. Fuori, dai! Fuori! Chiamate la polizia! Sta zitti! E andiamo via! Andiamo via! Troppa gente, cazzo, troppe denunce. Mo quelli ci stanno appresso. Che cazzo ci siamo entrati a fare dentro quella strada? Non era una strada, era un imbuto del cazzo, È fatta, raga. Quando l'azione finiva e la paura passava, ero sempre in una specie di sicurezza eccitata. Sono rimasti come tanti struzzi, Si tornava a casa e mi sentivo bene, lucido e invulnerabile. Sangue, cazzo. Ogni volta perdevo un po' di sangue e mi ritrovavo addosso il sangue delle vittime. Non stavo a guardare, avevo paura e volevo i loro soldi. Uomini e donne, erano tutti uguali, gente da farsi. E tutti noi pensavamo che loro avevano avuto un destino migliore, anche se questo non lo dicevamo mai. Avrei voluto che intorno a ogni rapina non si verificasse il minimo rumore. Avrei voluto che funzionasse subito quella specie di patto d'acciaio che gli proponevamo. Noi abbiamo la pistola, dateci i soldi e non succede niente. Give yourself a chance.
I soldi tocca andarsene a piano stanno, dentro le case. Ma per fare questo serve gente sveglia e dura. Ancora non riesco a immaginare che può succedere quando entriamo. Ho capito, Remo. Solo che pensavo di stacca un po'. Un po' di soldi ce l'ho. Al limite, se mi serve, ne posso fare sempre qualche macchina. La mia nata è rimedio uguale. Sempre così, Maurizio. Non ci si poteva contare. Io mi rompevo la testa per trovare il modo di alzare il livello delle azioni e lui se ne fregava. Non si interessava al lavoro e ogni tanto spariva. Poi quando gli pareva tornava. Lui le rapine le faceva solo per darsi la bella vita. Remo, lei è Rita, lavora alla trattoria con Teresa. Il Rozzo era il terzo o il quarto di 12 figli. I suoi erano arrivati dalle Puglie negli anni 50 e si erano sistemati ai margini della città in una baracca, in mezzo ai campi e tra i rifiuti che bruciavano in continuazione. Da bambino usciva con suo padre e i suoi fratelli. Fiutavano tutto ciò che di morto proveniva dalla città e raccoglievano tutto, compreso i tappi di stagnola delle bottiglie del latte. In seguito cominciarono a recuperare i relitti delle macchine e misero in piedi un deposito di auto sfasciate rivendendo i pezzi ancora utilizzabili. Nasceva l'industria della borgata. Perché infi lui? Chi è Rozzo? Per un periodo, poi torno io. Quello è matto, non va bene. Remo, gagliarda tutta sta selvaggia, ma è tutta roba tua. Peccato che non te scopi. Peccato che ancora non ti sei imparato a camminare. Solo per come cammini ti meriti 6 mesi senza condizionale. Guarda come sei vestito, ma non vedi quanto saruzzo. Te stai sempre a cagar cazzo, eh? Potresti almeno chiedere scusa, no? Ma come te la chiedo? Scusa. Ero rimasto solo con Roberto. Uscimmo con la sua 124. Oh Cristo, l'hai ammazzato. No, non l'ho ammazzato. La macchina va. Troppi casini, qua si spara troppo. Il giorno dopo seppi dai giornali che l'avevo ferito al naso. Dovevo scegliere meglio gli obiettivi e gestire meglio le azioni. Li dovevo impaurire, sì, ma al tempo stesso rassicurare, non farli ammattire. Levagli la pelliccia! È cattivo, amico mio. Ma se ci dai la roba finisce tutto. Eh? Di sì. Dite sì. Che è? Niente. I nottoli. Sali in macchina. Sali in macchina. Buonasera. Speciale. Va bene, va bene. Freddino, eh? Abbastanza. Buon lavoro. Insomma, sei da mobile. Perché non mi hai mai detto niente? E fai servizio qui a Roma? No, sto al nord. Mo sto a Licenza. Sai quanti in caserma da me sbattono la gente al muro, gli fanno vedere il tesserino e gli rubano tutto? E quelli che fanno i furti su commissione a spacciatori e ricettatori? Io non ci volevo venire, ma mi servono i soldi, lo sai. Te sei voluto sposare? Era incinta. Te perché hai cominciato a fare rapine? C'hai ragione, non si sa mai niente nella vita.
C'è chi corre in macchina e chi si butta col paracadute e lo apre alla fine. Io se me devo spaccare lo faccio come mi pare. Tu sei matto, sei, vedi? Perché te non ci sei mai stato dentro, che cazzo ne sai? Guarda che lì il tempo non passa mai. Aspetti e basta. Non c'avrai mica solo le rapine nella vita tua, no? Ah, Giovanò, che ti do? I rigatoni o gli spaghetti? La vedi qua, ragazza laggiù? No, quella bionda, quell'altra. Chi, Rita? Mi piacerebbe essere servito da lei. Ah, Rita, senti un po' che vostro, giovanotto. Remo, sei venuto a mangiare? No, te volevo vedere. Vedermi? Mettete a sede, va? Veramente non potrei. Te lo do io il permesso. Solo un attimo. T'ho pensato molto in questi giorni. Poi non ce l'ho fatta più, ho deciso che te lo dovevo dire. Anche se secondo me te già lo sai che mi piaci. L'avevi capito, no? Non mi dica che non ti eri accorta che l'ho preso da te. No, io veramente non mi ero accorta. Forse quando mi innamoro non lo dimostro tanto. Mi chiudo. Ma è proprio per questo che te ne dovevi accorgere, no? No, io non l'avevo proprio capito che ti piacevo. Sicura che va a rimanere con me stanotte? Non te va di stare con me? Non lo so, ci devo pensare. C'è poco da pensare, devi solo dire di sì. È successo tutto così in fretta. Aspetta, te muove, eh? Aspetta. Non mi muovo da qua finché non mi dà una risposta. C'ho viveri per una settimana. Tu non sei come gli altri. E certo, so più bello io. Scemo, dico sul serio. Tu sei sensibile, dolce. Davvero. Via borsa!
Pensa se rapinano mia moglie come abbiamo fatto noi con quella. Remo, io non vengo più. No, te non c'entri niente. È l'ultima uscita che faccio. Tiè. Mi dispiace. Lavoravamo bene insieme. Non aveva paura, ma solo vergogna di sé quando rapinava. A differenza di me, Roberto, nelle rapine si giocava anche il cuore. Tornai a Torino per il servizio. Feci un po' di rapine anche lassù. Ma ero quasi sempre consegnato in caserma per qualche punizione. Oppure all'ospedale militare perché marcavo visita. Certe volte mi ammalavo sotto i miei stessi pensieri. Io mi sono rotto il cazzo, Passare tutta la vita a farmi comandare, io mi c'ho male. C'è sempre qualcuno che ti comanda. Possibile che non lo capisci? Ci sono quelli che li comanda la moglie. Ci sarà qualcuno che ti comanda giusto? No, magari non c'è. Ma tu fregatene. Guarda come lo tengono nascosto, Perché nessuno deve sapere. No, ufficialmente è stato un incidente. L'incidente è un cazzo. Questo si è sparato in bocca, si voleva ammazzare. Non ce la faceva più. Stasera lavoriamo. Te la decidi stasera. Ma come fai? Scavarco, come faccio? Dillo pure a Esposito, in 3 è meglio. A Roma avevo fatto molta esperienza e ormai loro mi stavano troppo indietro. Nelle azioni si imboscavano sempre. In polizia mi schiacciavano con piccoli pretesti o semplicemente esercitando il loro potere. Mi mettevano sempre di guardia alla Sindone, che è il lenzuolo con cui dicono fu avvolto il corpo di Cristo. Io non lo so se è vero, ma stavo di guardia lo stesso, pronto ad arrestare il primo pazzo a cui saltasse in testa di fare qualche cazzata. Arrestarono me invece, per abbandono di posto. Stavolta ti faccio arrestare, Guerra. Mi hai proprio rotto. C'avevo un buco allo stomaco, tutte quelle candele. Sei uno stronzo, Remo. Ancora non hai imparato come si vive. Sta zitto, o faccio arrestare anche te. E levati quel cazzo di panino dalla bocca. Mi spedirono al carcere militare di Peschiera. Al processo mi beccai 4 mesi, ma fui rimesso in libertà. Lasciai la polizia e tornai subito a Roma. La mia guerra privata si inasperiva. Ma non vedi come si atteggia? Ma come fa a lavorare con uno così? Quello può fare solo il lato delle macchine. Il rozzo mi stava sempre dietro, mi cercava senza cercarmi. Non chiedeva di uscire con me, aspettava che io lo chiedessi a lui. Non ti sei più fatto vivo con Rita. Se non ti va più, almeno diglielo, no? Fagli uno squillo. Avevo ricominciato con Maurizio. Lui andava e veniva al solito, poi s'ammalò. Una brutta polmonite. Nella pioggia e nella notte, come noi vivevamo, il suo fisico aveva ceduto. Fui costretto ad imbarcare la prima gente che incontravo. Dai, come perdeva. Dai, Passami sta pistola. Passami sta cazzo di pistola. Mamma, chiama il 113! Andiamo via, andiamo. Cammina. Ho detto andiamo via, andiamo a casa, cammina. Che cazzo stai a fare? Che cazzo fai? Che cazzo stai a fare? Ma mettila qui la strada. Mi ha fatto piscio addosso. Dammi una mano! Che cazzo mi dai, Che cazzo mi dai? Non funziona! Mo' spara, porca puttana! Cazzo! Che cazzo? Oh! Tornagliene a quello, l'ammazzo! Io ho bisogno di gente sicura, capito? Di gente sicura c'ho bisogno. Gente sicura? Come cazzo faccio a lavorare con voi?
Ma lo sai che ci faccio io con i soldi? Lo sai che ci faccio? Che ce fai? C'è buco, ecco che ci faccio. Non mi frega un cazzo dei soldi a me. A quel tempo il Rozzo aveva imparato il Kung Fu e il Karate, che mescolava in uno stile furioso e disordinato. Ma poi gli piaceva di più colpire con la testa, perché così poteva sfasciare subito i denti. Anche se questo non era né Kung Fu né Karate. Facemmo delle rapine insieme. Il Rozzo era sveglio e duro, non aveva mai paura, anzi li incuteva con la sua sola presenza. Non parlava mai e poteva picchiare rapidamente al momento giusto. Non mi piaceva, ma con lui mi sentivo sicuro. Forse avevo trovato il tipo che cercavo da molto tempo. Sto schifo se sta pisciando addosso. Respira forte. Sto morendo. Oh, So perché. stai tranquillo. Non succede niente. Respira forte, respira. La prima rapina in un appartamento avvenne per caso. Improvvisai sul momento il nuovo tipo d'azione. Fu perché ero con il Rozzo e mi sentivo più sicuro che con gli altri. Fa fuori il bussolotto. Se suona l'allarme spara. Erano di un ambiente molto superiore a noi. Emanavano ricchezza. Si vedeva che avevano viaggiato facilmente nella vita. La donna era bella e levigata. Non somigliava a Rito o a Teresa. Niente a che fare con le ragazze che noi incontravamo in borgata. Chi cazzo c'è dentro casa? Oh, chi c'è dentro casa? Mio suocero e mia suocera. È malata. Non mi importa, svegliali. Dai, Namo, cammina. Ora qua, stai ferma, vai giù. Faccia a terra, non ti muove, Non ti devi muovere. Che ti sparo in testa, non ti muove. Mi manca l'aria! Soffoco! Mettila sì. Qua! Non avete il diritto di venire nella tua casa! Puoi star zitta almeno per una volta. Non hanno il diritto di prendere le nostre cose! Ma non vedi che sta male? Maledetti assassini! Vi farò arrestare tutti e due! Stai zitto, ti sparo in bocca! Avanti. Non c'è niente! Zitta. Cammina. Posso dire una parola a mio genero? Sei un coglione. L'avevo detto che quel maledetto Rolex dava troppo nell'occhio. Coglione! Stai lì, stai lì, stai lì. Ogni armadio che aprivo era un'irreparabile profanazione per culo sodo. Quando smise di guardarmi capì che non c'era più niente. In una sola botta avevamo preso l'equivalente di parecchie rapine di strada. Maurizio annusò la svolta e riemerse dal nulla. Stava al bar, come sempre quando voleva cercarmi. Sembrava in un'enigmatica profondità, ma poteva essere che guardasse il niente. Era senza una lira, gli diedi una piccola quota del ricavato, ma aveva bisogno di muoversi. Maurizio non aveva la durezza del Rozzo, ma era da molto che lavoravamo insieme, non lo potevo scaricare. Qua c'è stava il collegio, ci venivo da ragazzino. E come ci stavi? C'è stavo. Oh, mo che vese sciorto. Niente. Qua c'era il collegio dove stava Maurizio da piccolo. Ma che cazzo me ne frega a me se è stato qui in collegio? Giocavamo a pallone, qualche volta ci menavano. Erano preti. Normali. Stavo sempre da solo. Su quel muretto ci ho fatta la buca. Eppure se mi dicessero di tornarci ci tornerei. E che cazzo ci stai a fare in collegio? Studiavo. Studiavi. Ho fatto fino alla seconda media. Ma forse so io che sono un po' testa di cazzo. Perché? Leggevo, non mi ricordavo un cazzo. Niente. Ma come non ti ricordavi niente? Un libro, Rozzo. Leggevo il libro, quello che leggevo non me lo ricordavo. Aveva letto il libro intero te? Un libro. È un libro, un libro. Un libro no. E allora che ero un piricoglioni. Oh no, sai che questo mi sta a cagare cazzo. Non lavorava. Sì, andiamo a lavorare, va, che è meglio.
Il rozzo creava sempre intorno a sé un confuso malessere, come un uomo che proiettasse perennemente la propria ombra anche in un giorno senza sole. E Maurizio mi serviva per tenerlo un po' a distanza. Intanto il mio nome cominciava a marciare velocemente in borgata. Giù da noi ero Remo, l'ex poliziotto, quello delle rapine. I ragazzi non lo dicevano apertamente, ma mi salutavano e un po' mi stavano intorno. Ero troppo riconoscibile. Ormai avevo dietro di me non meno di 200 rapine. Non dovevo essere più io durante le azioni. Dovevo essere un altro. Ecco, era questo il punto. Nelle rapine dovevo essere un altro. Quel tubo d'acciaio alitava morte. Quella canna che spianando la pistola ti arriva quasi in bocca è una pura idea di morte. Molto più della pistola stessa. È la morte che arriva in silenzio e garantisce chi spara. Dai ragazzi, andiamo a sappiare un po' di robetta, va. Solo Little Tony. Star muro. Ma mi avete già preso molto. Solo la collana vale 15 milioni, credo. Chi c'è su casa? Mia figlia e mio marito. Ma io non abito qui. Lui e mio marito non si possono incontrare, si conoscono, capisci? Io per mio marito ero andata al bridge. Levamo siete qua. Bridge, mettete a sedere un fiatà. Si caga il cazzo e spara io. Andiamo da tuo marito, va. Esagera. Oddio, sto sognando. No, è tutto vero, amore, alzati. Siete qui per rubare? Sì, cara, sono banditi, ma non devi avere paura, se ne vanno subito. Ma io non ho paura. Posso parlare con tutti io.
Non ho niente contro di loro. È da tanto che fate queste cose. Non è che voglio fare il poliziotto, però mi piacerebbe sapere chi siete, da dove venite. Adoni, ma invece di dire cazzate, perché non ci canti la canzone? Sì, adesso secondo te mi metto a cantare. E dai, Adoni, famo com'è quella? Cuore matto. Eh? Dai, ti faccio l'accompagnamento del basso. Tu lo faccio io, Adoni, mi canti? Eh? Dai, va. Vai, Adoni, che c'è? Non ti ricordi le parole? Ma che sei matto? Qua ci sentono. Ma chi ci sente? Lo vedi che sta casa è in castello? Vai, Tony! Non scherziamo. Canta, Tony. Canta. Fa quello che ti dico e non ti succede niente. Dammi sta mano. Dietro la schiena, forza. Ma è tornato ancora quel cantante? Ha avuto il coraggio di rimettere i piedi in questa casa. Adoni, non ci siamo capiti. Mi devi fare pure il basso. Adoni, non mi delude. Vai, Tony. Tu, vai, Tony. Tu, un cuore matto che ti segue ancora. Tu, e giorno e notte pensa solo a te. Tu, e non riesco a fargli mai capire. Tu, che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Ma che fai, Little? Mestoni? E vorrei vedere a te cantare con una pistola puntata in faccia. Che fai? Lo fai cantare? Ma che ti dice il cervello? Tirate su, cammina. Zitto, non te vuoi sentire fiata, mettete a sede. Legali tutte e due. No, se mi leghi sto male. Non me ne frega un cazzo che stai male. Già ti faccio un favore a tenerte nascosto questo qua. Dove sta la cassaforte? Non siamo mica una banca, non abbiamo una cassaforte. Bene, no? Adesso ve ne potete anche andare. No, mo ricominciamo tutto. Dove cazzo sta cazzo di cassaforte? Bambolina, io ti lascio un brutto segno. No, ti prego, aspetta. Aspetta. Non siamo mica una banca. Siete meglio di una banca. Burgeri. Ma io per loro so frocio. Ma come cazzo avete fatto a sportare tutta sta roba, Mezza lira era contento e preoccupato insieme. C'era roba grossa stavolta. Ma il brillante andava tagliato, il colliere era da smontare. Le pellicce poi erano uniche e questo era un problema. Stava diventando tutto molto più grande di noi e della borgata da cui venivamo. Avevamo razziato una casa ricca e potente, in un posto di ricchi e di potenti. Quelli che vivevano nei migliori quartieri della città prima o poi avrebbero reagito. I ricchi e i potenti sanno difendersi molto bene. E per Maurizio e Teresa. E che vi porti fortuna. Viva il Pochi! Viva! Io non capisco a quel ragazzo che bisogno c'ha di sposarsi. Perché noi gli va di lavorare, non c'è un cazzo da fa. Ha speso una cifra, ma parte per il viaggio dei nostri. Va al nord, può farsi ignorotto. Ciao, Remo. È parecchio che non ci vediamo. Ciao Rita. Vabbè, allora ciao. Ciao. Taglio! Oh, allora taglio, Vai, dai. E andiamo, vai. Vai.
mi porti su. Allora, non vi porto. Lascialo. Non vuole salire su casa. E te che fai per convincerlo? L'ammazzi? Al rozzo faceva male il collo del piede col quale aveva colpito l'uomo. Chissà cosa era successo a quell'altro. Anche se nessuno ci avesse sentito, non potevamo salire in casa con lui in quelle condizioni. Sarebbe stato impossibile tranquillizzare i familiari. Io dovevo impedire reazioni come quella e dovevo impedire l'ottusa violenza del rozzo. Le rapine dovevano filare lisce. Decisi di prendermi una pausa. Avevo bisogno di respirare un po'. Volevo dimenticare Roma e la borgata, le pistole e i travestimenti. Anche perché avevo incontrato una nuova ragazza. Michela studiava all'università. Mi piaceva ascoltarla, però faceva troppe domande. Remo, mi dici come vivi? Come tutti. Sì, vabbè. Arrivi, scompari, ritorni. Ogni volta che ti cerco non so neanche dove sei. Perché ti interessa? Certo che mi interessa. Lo sai che la gente di mare c'ha l'occhio più acuti dell'altri? Per colpa di sto spazio immenso, senza punti di riferimento. Così l'occhio si concentra, si esercita come un muscolo. Anche i miei sono un po' così. Perché hai visto dal mare? No. No, non lo so perché. Non potevo risponderle. Avrei dovuto dire che era per il pericolo che mi aveva abituato a spiare ogni cosa, a percepire movimenti e segnali. Avrei dovuto raccontare la mia vita sommersa. Pronto? Allora, quando ritorni? Ma lo sono appena arrivato, C'è il lavoro da fare, stiamo aspettando solo a te. Maurizio si è comprato il motoscafo e è rimasto senza una lira. E adesso c'ha bisogno di lavorare. Va bene, parliamo quando torno. Ho capito, ma quando ritorni? Non lo so quando torno, sto qua, mi sto ripiano, non lo so. Quando mi va. Ti vengo a pia io. No, te mi appia nessuno, te rimani là. Il rozzo telefonava spesso. E allora la mia vita clandestina mi rompeva addosso. Cominciai a pensare che avrei dovuto fare qualcosa per sottrarmi alla vita che facevo. Il punto d'arrivo doveva essere la fine delle rapine, ma non sapevo come arrivarci. Remo! C'è il lavoro da fare che alla fine del mondo ti stiamo venuti a pià. Ti devo parlare. C'è un orefice a Latina. Lo bloccamo, gli salimmo su casa e spaventiamo un po' la famiglia. Maurizio rimane su. E te andiamo a aprire il negozio. Se fa qualche scherzo, o sa che gli parte qualcuno di sua. Stiamo in contatto via radio. Via radio? Se portiamo ai radio. Gli svuotiamo la cassaforte, con colpo solo abbiamo una tombola. E di chi è stata sta idea? Ci è venuto in mente mentre ti aspettavamo, perché non va bene. Mi ha detto Marco che ti sei fatto il motoscafo. Si è fatto pure la manto, scemo unito. Si chiama Alice. È la figlia di quello che c'ha la sala da ballo. Ah sì? E Teresa? Che dice Teresa? Lei non lo sa. Roma era grigia e appannata e io tornavo alle rapine. Ricominciavo a vivere nelle nostre spaventose accelerazioni. Ciao, Re, come va? Bene, te? Bene. Che c'è? Problemi di soldi? Se c'è bisogno di soldi ce l'ho, Beh, qui c'è una miniera, allora. C'è un baretto qua vicino, il padrone lo svende. Sta impicciato che i buffi, vuole 35 milioni, c'è tutto. C'è tutto carcere, una lotta e tutto tipo. Come si può vedere? Guarda che c'è una montagna di gente che ci verrebbe se uno lo cambia. Poi sta messo in un punto importante, c'è il parcheggio.
Io poi ho fatto il barista, devo stare 24 ore dietro al bancone. No, mi dà un'occhiata. Andiamo, eh? Ciao Sauro, questo è Remo, un amico mio. Ciao. È venuto a vedere il bar, è molto interessato, vedrai che te lo compra. Tu ci sei messo d'impegno per farlo diventare così brutto? Sì, ultimamente un po' trascurato, ma basta poco. Imbiancata, Remo. No, ci butti un par di milioni, ci metti un po' di luci che vanno di moda adesso e ti imbarchi un sacco di gente. Qui c'è un bel giro di pischelli che se rompe i coglioni aspetta. E lo sai che aspetta? Aspetta, devi venire qui e portarti tutti i soldi che c'hanno nel saccoccione. E chi si pia quei soldi, eh? Tipi te. Qualche soldo ce l'hai, non butto qua. Quanto dice sto capolavoro? 35 milioni. Ma se gliene diamo 30 qua, lui si accontenta. Veramente ieri è venuto uno che ne ha offerti 40 e mi dà 10 milioni in contanti. Ma chi è? Chi è? Angelone. Ancora va dietro Angelone, quella è in sola, non ce l'hai i soldi, non te lo compra il bar. E il bar te lo compriamo noi con i soldi in contanti e subito. È vero, Re? Forza, stappa una boccia che famo il contratto, dai. No, fammi due conti, va. Fammi due conti prima di imbarcarsi dentro a st'opera d'arte. Poteva essere l'occasione che cercavo. Diedi un acconto e mi presi un mese di tempo per decidere. Cominciammo a girare per fornitori e industrie del ramo, camera di commercio, arredatori, falegnami. Servivano almeno altri 40 o 50 milioni per la ristrutturazione. Non lo so se ce la faccio. No, non ce la faccio. È troppo, non ci arrivo. Peccato. Secondo me un'occasione così non ci ricapita più. Oh, guarda, Roberto si ragiona in affari. La ristrutturazione. La ristrutturazione costa più di tutto il bar. Che problema c'è? Ricominciamo a lavorare e te lo compri. Sì. Ricominciamo. Te prendi pure la parte mia, ti tieni te i soldi, poi mi ridai. Non c'è fritta. Mica voglio niente in cambio, eh. Te fai niente per niente. Are, io voglio solo ricominciare a lavorare. Pensava sempre e solo alle rapine. Era nato ladro e rapinatore e la sola azione che aveva veramente imparato era quella di prendere, dovunque fosse possibile, in qualunque occasione si presentasse. A suo modo era innocente. Io lo ero molto meno. Ogni volta che mi specchiavo ero aggredito dalla mia immagine. Mi studiavo il naso e le piccole cicatrici bianche. Mi sembravo inconfondibile, marchiato, anche se durante le azioni ero sempre camuffato. Se andavo a prendermi un caffè fuori dalla borgata lasciavo la macchina sempre molto lontana. Guardavo la gente e mi guardavo le spalle. Temevo che qualcuna delle nostre vittime potesse incrociarmi e riconoscermi. Era il genere di gente che colpivo la notte. Li guardavo, mi sentivo osservato. Cuore matto che ti seguo ancora e giorno e notte pensa solo a te e non riesco a fargli mai capire Prego, si accomodi. Il professore la sta aspettando. che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Buongiorno, signor Guerra, come sta? Bene, grazie. Prego, si accomodi. Allora, mi dica un po', qual è il suo problema? Il naso. Il naso lo trovo troppo... Non mi sembra giusto per... Non mi piace, insomma. Che cos'è in particolare che non le piace del suo naso? Non lo so. Non lo so. Che cosa le sembra, signor Guerra? Sì.
Va bene, però io non so, credevo che si potesse lavorare anche sul mento, sullo zigomo. Sì, in realtà si può fare. In questo primo abbiamo modificato il mento e abbiamo corretto la palpebra. Vediamo il prossimo. In questo invece abbiamo fatto delle modifiche ancora più importanti e contemporaneamente abbiamo corretto le orecchie, le palpebre, la punta del naso e abbiamo simmetrizzato anche il labbro. Va benissimo. È perfetto, si può fare. Sì, tecnicamente è fattibile, ma mi sembra di capire che lei voglia cambiare la sua faccia. Se questo è il suo problema, deve cambiare chirurgo. La prospettiva di cambiare faccia mi dava una straordinaria sicurezza per il futuro. Cercai subito Maurizio e Rozzo. No, non c'è niente! Il calzino? Chi ha preso il calzino da loro? Credevo che l'avessi preso te. S'era già slegato. Avrei distinto. Amico mio si è scordato questo. Lega un'altra volta. Vivevo tra le rapine e i lavori al bar. Non dormivo mai. Il giorno in giro per il bar o i corsi alla Camera di Commercio. E rapine la notte. Con la tensione, la paura, la vendita della merce e tutto che ricominciava al mattino e tutta a una velocità pazzesca. Centinaia di chilometri in macchina ogni giorno. Non ti scioglie più, aspetta almeno mezz'ora, eh? Oh, ma che cazzo fai? Dormi? No, chi dorme? Stiamo a lavorare e te ti metti a dormire. Ero aggredito dalla debolezza. Mi sembrava di essere sotto l'effetto di un veleno sconosciuto. Una volta mi addormentai anche dal dentista. Si rilassi, mi disse. Nessuno deve essersi rilassato in un modo così perfetto da un dentista. E fallo Sartano! Sì, tutto contro soffitta dal neon. Il biardo l'ha visto, rischerdato. Ma Un botto di soldi. No, è stata una bella fatica, ma è persa la vita. Mi vedo poi che resta qua per motivo suo, Io tutte le sere passo e dovrei prendere quello che mi va. Non mi fate fare brutte figure. Già ho perso 3 piotte. Bravo, continua così. Finalmente so dove trovarti allora. Perché? Vabbè, mo lavorerai qua, no? No. Qua c'è sta Roberto che sa come funziona, io non ci capisco niente. certo che te potevi pure fare giusto i capelli come c'è il locale, no? Guarda che cazzo di testa. Cioè te potevi mettere in tiro come Cristo comanda, no? Dartela sistemata, niente. Sono nato da Gegè a farmi i capelli, mi ha cacciato via. Roberto sembrava felice, distribuiva bicchieri e battute a tutti. Non so scuro nemmeno quando arriva il rozzo. Hai svoltato, Remo. L'hai messo sul proprio bene sto paese, sarà costato un patrimonio. Sapevo che pensava alle rapine e ai soldi che gli dovevo. Maurizio? Si è visto Maurizio? No. Ma quello sono le donne che lo rovinano. Io queste donne ne capisco. Oh, voi qui non ci potete stare, Aria. Remo, questi non sta larga da qua, Questa è casa loro come è casa nostra. Solo che si becco qualcuno che fa una telefonata per la roba lo faccio sparire. Abbiamo aperto stamattina sta serata, che fa? Ma facciamo diventare uno spaccio, no? No, Aremo, non ti preoccupare, Aremo, te sei bravo. Qua macelli non ti famo qua dentro. Io invece vi caccerei via subito a calci in faccia. Oh Remo, bel lavoro, no? E stai proprio a sistemare, È così che si deve fare, pure io. Oh, lo sai quel terreno che mi sono comprato?
Invece sta a fare una villetta. Se no che cazzo lavoriamo a fare, te pare? Senti, devo dire due parole. Lo conosci lui, Attilio, sì? Sì, ho visto un giro da qualche parte. Mi messo in un guaio. Mi ho prestato la macchina. Lui si è schiantato contro un albero. La macchina è da buttare. Niente, distrutta. Questo figlio di una mignotta non si è fatto un cazzo. Mo me la devi ripagare, c'è una lira, capito? Senti, devo chiedere come un favore personale. Portatela a lavorare, Remo, portami a lavorare. C'ho bisogno dei soldi. Guarda che non te ne penti. Ci so fare io, Mettegli una pistola a mano e tiratelo dietro. Ma non lo senti che puzzi più di Nazzocco? Ma che ti sei messo in testa? Tutta la bottiglietta? No, perché? Accosta qua, va. Accosta. Scendi. Scendi. Forza, scendi. Stiamo andando a fare una rapina, mica una festa. Dai. Dai, lavate sta testa. Ah, vuoi Azzaro, questa mica roba da supermercati, Ah, oh, Lazzaro, lavate sta testa, no? Aspetta! Attilio aveva l'aspetto del duro, gli occhiali neri, le guance scavate, la barba non rasata. Ma aveva una paura fottuta e gli tremavano le mani. Ho capito, va. Andiamo su casa. No, no. Tutte mignotte. Cazzo. Fumo. Non ci si crede, io. Buono. È roba buona. Ti assicuro che roba buona non t'hanno fregato. Io me ne intendo, Ma, papà, non ci hai mai detto che fumavi? Non è il momento di mettersi a discutere. Che è nero? No, no. Zitto, zitto, non me di niente. Mo te lo dico io che è. Passiamo preso. 20 anni di galera hanno preso. T'ho detto di controllare la donna, te falli stare tutti insieme. Ma sta di là, è legata. E si strilla? Si va a finestra e strilla? Che cazzo famo? Usciamo sparando? Oh, ma sempre di notte dovete venire. Che mi avete portato stavolta? Che t'avevamo portato? T'avevamo riportato questo che è peggio di una capra. Che c'è che non va? Ragazzi, guarda che ho garantito per te. Non è successo niente, mi sono solo fatto una canna. Cazzo, t'accanni sul lavoro! Non chi è al lavoro sul serio, al massimo può andare a rubare qualche gomma. Lo sai che c'è? Devi fare cartoni per tutta la vita, non può fare altro. Vabbè, vediamo la roba adesso, va. Prese lo stesso la sua quota. Aveva diviso il rischio con noi, anche se aveva fatto di tutto per aumentarcelo. Comunque mezza lira non gli diede niente. Attilio doveva cominciare a ripagare la BMW. Che fate, devi pure il fumo? Che? Nero. Mi pare buono. Certo che mi pio tutto io. 2 giorni dopo i giornali riportavano con grande rilievo la notizia della rapina. Nessun accenno all'hashish, naturalmente,
ma le nostre caratteristiche fisiche erano riportate in modo piuttosto preciso. Ci descrivevano come decisi, spavaldi, violenti. C'era anche un mio ritratto psicologico pericolosamente vicino al vero. Secondo le vittime ero uno con l'istinto del comando e un'elevata capacità decisionale. Per come m'ero mosso potevo appartenere o essere appartenuto a un qualche corpo militare. Nessuno era mai arrivato così vicino alla realtà. È scoppiato il casino, ti sono venuti a cercare. Chi? Chi cazzo mi è venuto a cercare? Facce da guardie. Hanno chiesto di te e di un'arfa targata, segnata il numero. Era un'alfa che aveva comprato il rozzo. Non l'avevamo praticamente mai usata. Come cazzo potevano sapere che c'entravo qualcosa con quella macchina? Non era la polizia, forse i carabinieri. Ma perché? Se era per la denuncia della rapina mi avrebbero già preso. Sono venuti pure qua ieri sera. Hanno perquisito casa di mio padre. Cercavano droga, erano carabinieri. Stanno a aspettare che famo qualche mossa per piace. Sì, ma che cazzo aspettano? Non lo so. Se aspettano vuol dire che hanno problemi. Ma non si ferma mai. Ma chi? Mio padre? Quello senza martello non ci vive. Pensavo che eravamo al capolinea. I potenti, i ricchi, la società che avevamo attaccato per tanto tempo ora si stava organizzando e ci stava dietro. Ci spiava e aspettava di prenderci. Mi pareva che mi lasciassero vivere soltanto per soffocarmi a poco. Riuscii a seminarli sul raccordo, ma sapevo che sarebbero tornati. Senza accorgermi ero finito a Re Bibbia. Fine dei giochi. Perché? Era ormai da tempo che non uscivamo. Avevo un terribile bisogno di soldi per pagare i debiti accumulati col bar e restituire i 30 milioni che dovevo a Rozzo. Raga, voi ricordate ancora come si lavora? Oh. Basta. Quelli inciaccannano finché non trovano quello che cercano. Tocca buttare tutte le armi, liberarsi delle macchine storte e sparire da qualche parte per un po' di tempo. E dove cazzo andiamo? Questa no, questa me la tengo. Io ho dei parenti in Australia, se ne potremmo andare lì. Che cazzo ci andiamo a fare in Australia? Andiamo a lavorare, se troviamo un lavoro.
Avevamo già i passaporti pronti quando venni a sapere che erano servizi segreti. Mio cognato, anche lui in polizia, mi disse che c'era un tipo del SISDE che si interessava a me per qualcosa che aveva a che fare con la politica. Dicono che ti hanno visto con un ricercato politico, un terrorista. A me? Già. So pazzi, io non conosco nessuno che ha a che fare col terrorismo. Are, non fare cazzate. Io più di tanto non posso fare. Capii all'improvviso chi mi aveva venduto ai servizi. Un balordo che mi aveva procurato il silenziatore. Girava in borgate e trattava armi e droga. Ricettava oro anche. Quando ero andato da lui per l'affare avevo l'alfa del rozzo. Tutto quadrava. Tutto diventava chiaro. Figlio di puttana. Dovevo bruciarlo. Era un informatore dei servizi, nessun dubbio. Mi sentivo eccitato, ora avrei cercato io loro. Mio cognato stabilì il contatto. L'uomo del SISDE era un capitano dei carabinieri dagli occhi acuti, scaltro e cordiale. Gli dissi subito di Giovanni il criminale. Lui incassò senza dire niente, ascoltava. Non sono un santo, è vero. Ma non capisco perché vi interessate così tanto a me. Non sono né un sequestratore né un terrorista. Avete costruito un bel castello attorno, ma sotto non ci trovate niente. Vedi, signor Guerra, noi siamo interessati a certe armi, ed in particolare ad alcuni MAB che sono spariti dal Ministero della Marina. Un giro di terrorismo nero. Tutto qui il problema. Quel figlio di puttana di Giovanni mi aveva venduto come un pesce grosso che trafficava con le armi e chissà quali contatti aveva. E il suo bar, come va? Va bene. Mi dicono che ha messo su un gran bel locale, se posso permettermi. Finora solo debiti. Lei, Guerra, sta in borgata, incontra tanta gente. Può venire a sapere qualcosa di interessante, senza troppa fatica. A noi serve solo qualche buona informazione. In passato è stato anche in polizia, vero? Voleva imbarcarmi. Dissi che poteva andar bene, ma loro per favore mi lasciassero in pace. Lo vidi ancora un paio di volte. Non avevo niente da vendergli e non gli avrei venduto nessuno. Avessi o non avessi bisogno di soldi. Non bruciai Giovanni il criminale, ma lascia intendere che l'avrei fatto in caso di noia giudiziaria. Come d'incanto la pressione su di noi si allentò, poi cessò del tutto. Avevano capito che non c'entravamo con il terrorismo e del resto a loro non importava niente. Ricominciammo subito. Dovevo restituire i soldi a Rozzo e avevo l'acqua alla gola. Hai visto? Non succede solo nei film, succede pure davvero. Che cazzo stai? Che cazzo stai? Non ti devi muovere da qua, capito? Io ti sparo in faccia. E adesso cosa fate? Vi prendete tutto? No, solo quello che c'è dentro casa, deve star meglio. Noi seguiamo le briciole. Conosco gente della malavita. Quella vera, quella che comanda a Roma. Andatevene finché siete in tempo. Ho preso una cifra, va un po' da un'occhiata. Pensaci te a star capone, va. Ah, marca pure. Allora? Dice bene a queste Porsche, eh? Stavolta siamo in pensione, raga. Non crederete di passarla liscia, eh. Vi faccio cercare da chi so io. Loro non scherzano. Prima vi fanno risputare tutto quello che avete preso. E poi frantumano. Gliel'ho già detto a quell'altro. Come no? Certo. Avevano un misterioso splendore. Venivano dalla terra e dai millenni, ma ci sarebbero scivolati addosso come acqua. Noi avevamo mani che non avrebbero mai potuto possedere per sempre qualcosa del genere. Erano nostri solo per qualche ora. All'alba li avremmo portati da mezza lira e un po' ci dispiaceva. Si sarebbero trasformati in denaro, che è molto meno prezioso perché lo consumi. Quella invece era roba eterna. Saranno più di 100 milioni. Hai visto come brillano? Non è una stronzata, brillano sul serio. Rimandano la luce. Sì, fanno luce. Fermate. Fermate, io il blocco del sistema alla macchina. Restituii una buona quota del debito a Rozzo. Pensavo di lavorare ancora qualche notte.
di mettermi una cinquantina di milioni sulle spalle con 3 o 4 rapine e poi andassero tutti a fanculo. Dovevo fare in fretta, però. Un po' di roba per me. Ma qui c'è la polizia, ci abita Nilde Iotti. Sta zitta. Ci abita il presidente della Camera. Aiuto, polizia! C'è un Che cazzo ne sapevamo noi di Nilde Iotti e del presidente della Camera? Butta quell'arma! Buttala! Fermo! Fermati! In un ospedale di Roma non potevo ricoverarmi, o mi fregavano. Ma se il rozzo non l'avevano presa avrei potuto farcela. Sarei andato al nostro appuntamento d'emergenza alla stazione, sotto l'insegna dell'Osram. E con la sua BMW in 2 ore d'autostrada saremmo andati a Firenze. Il rozzo avrebbe finto di spararmi in una piazza del centro davanti a testimoni puliti e sarebbe sparito. Chi è stato? E che ne so chi è stato. Mi avrebbero portato all'ospedale, ce l'avrei fatta. Intanto mi veniva da vomitare. Cos'è successo? È uno di quelli che cerchi. RH negativo. RH negativo, portami all'ospedale. Chiamo la polizia. Portami all'ospedale. Oh, che ti è successo? Cosa hai caschiato? Lo sapevi morire. Vattene! Va via che ti piano, vattene! Chi ti ha sparato? Non lo so. Non lo so. Guerra! Prego. È laggiù.
T'ho deluso. No, non è questo. Ti fa male la spalla? Forse ti devo spiegare qualche cosa. Ma che mi devi raccontare? Magari prima. Adesso? Magari ti scrivo una lettera. Ma guarda, lascia perdere. Io non ci credo più. Neanche te ti sei fidato di me, no? Remo, io non vengo più. Non ci torno qui. Non ti rivedo. No. È meglio di no. Michela batteria ritirata alla grande. Per me la prospettiva era di farmi almeno 3 anni, bene che andasse. Rapina, dissero. Avevo fatto centinaia di rapine, ma a sentirmelo dire mi sembrava qualcosa di enorme che mi avrebbe schiacciato. Ero vivo e schiacciato. Dovevo fare qualcosa, ma non sapevo cosa. Lo fece il giudice per me. Mi diede la libertà provvisoria per motivi di salute. Avevano riaperto l'istruttoria, volevano approfondire le indagini. Dietro la rapina c'erano molte cose oscure per loro, come il complice scomparso. Questo era giusto che ti ho suggerito. Ma senza manco che cazzo sono avvocati. Tu dai retta sempre al vecchio Marco. Dai, Roberto. Da sempre retta al vecchio Marco. Tu rompi i coglioni, ti sta a bottetta bene. E vai? Dove fanno non fate cascare i bicchieri. alla salute. Alla salute. Durante la mia assenza il bar si era deprezzato. Il rozzo mi diceva di venderlo, così avrebbe riavuto i soldi che ancora gli dovevo. Aremo, prendiamo due panini, eh? Ah, sì, per fare il buono, ma senti un po' che qua che ti devo dire una cosa, Tanto lo so che tu ci puoi aiutare, ecco. Vedi, noi abbiamo un lavoretto sotto mano e ci servirebbe, che ne so, qualcosa che spaventasse un po', del tipo... Un canne mozze. Bravo, proprio quello, sì. Ce lo può trovare? Vado a casa. Guarda che fucile a pompa va bene uguale, eh. Vado a casa, ho detto. Ma che capito? Ma guarda che soldi ce l'avevo, te pagavo. Ho detto andate a casa. Dubiotte, quanto vuoi? Andate a casa. Gli ho detto a Remo, questi non li tengi. Non li tengi. Io me ne vado a casa. Che fa? Non ci andiamo a letto stasera? Remo, è presto, faccia finire sta partita, lo voglio stracciare, eh? Ma che vuoi stracciare? Cominciò un periodo molto duro. La mattina Roberto faceva l'apertura e io lavoravo il pomeriggio fino alla chiusura, le 2, le 3 del mattino e anche oltre. Ammazza che culo che c'hai! C'hai proprio il culo in faccia, te, eh? Lavoravo ed ero solo. Mi sentivo prigioniero del bar e della borgata. Remo, se ti serve qualche soldo, non fai altro che dirlo. 10, 20 milioni. Non ci sono problemi, ti copro io, non ti preoccupare. Pure io ti posso prestare qualche milione se c'è bisogno. Allora, portaci tu bire, va. 3, 1 per pattiglia. Oh, ci porti ste bire del cazzo? Prego, ci vai a casa a quell'eroso. Guarda che io mi sono scordato che mi ha fatto convincere a te. Che lui non mi ci voleva nemmeno portare. Se non era per te stavo ancora per strada a fare strappi. Prego, se te va di uscire, io sono disposto a lavorare con te. Devi solo chiedere.
Io con i rapini ho chiuso. Da un po' di tempo i giornali non riportavano più le nostre imprese, ma facevano notare che la banda delle case sembrava misteriosamente sparita. La cosa mi angosciava. Avevo paura che qualcuno potesse collegarla al mio arresto. Ma chi ero io? Chi erano Maurizio, il Ruzzo, gli altri? Io che per tanto tempo mi sono sentito invincibile solo dopo una rapina. Maurizio che solo su una macchina nuova si sentiva felice, coi suoi ricordi confusi, la sua adolescenza solitaria. Il Rozzo con la durezza, l'infanzia tra i rifiuti e la baracca, le testate in faccia a qualcuno e quella sua ombra intorno che gli derivava forse da tutto questo. E Mezzalira con la sua avidità e le sue paure. E tutti gli altri ragazzi, continuamente imbarcati in qualcosa di storto per campare e con la galera socchiusa davanti. Per il momento ero libero, ma la mia era una libertà avvelenata. Avevo pensato di poterne uscire con il bar e invece mi ritrovavo addosso un mare di problemi. Mi erano appena tornati indietro 10 o 11 milioni d'assegni. Non avevo fondi ed erano finiti dal notaio. Avevo poche ore per pagarli. Come faccio, Remo? Io non c'ho niente. C'ho soltanto quei 12 milioni, ma sono vincolati. Ti pago gli interessi che perdi. Non posso, Remo, mi dispiace. Adesso non ti posso aiutare, sto sotto i 50 milioni di prestiti. Perché ti sei offerto allora? Che ne sapevo che non mi rientravano i soldi? È il momentaccio, stiamo tutti sotto un treno. E gli altri soldi che c'hai? Quelli non li posso toccare, mi devi credere. È come se non ce l'avessi. Comunque non te lascio in mezzo alla merda, te porto da mio padre, te porto. Il padre del Rozzo mi diede 20 milioni ma volle il 20% di interesse per un mese. 240 in un anno. Usura. Ma guarda, se uno torna a lavorare con sta roba, mi sembra un deficiente. Oggi si cambia divisa. Boh, sarà che queste cose qui non ho mai portate, ne capisco. Ma perché Saruzzo? Non mi chiamare più Rozzo, la devi da piantare con sta storia. Io non so Rozzo, capito? Non t'azzardare più a chiamarmi Rozzo. E rifammi sto nodo. Rifammi sto nodo del cazzo! Rifai sto nodo. Non mi chiamo Rozzo, mi chiamo Marco. Apri te e va, noi aspettiamo qua. Io? Sì, te, che problema c'è? Niente, che problema c'è? Che cazzo ha fatto? Che casino, ma reggito! Saliremo! Namu, forza! Ho pure graffiato! Auto! Fermate Remo, fermate! Che cazzo c'è? Devo vedere, sta girando tutto, fermate Remo! Oh. Remo vomito dentro la macchina, Remo! Fermate! La moglie la cacciava di casa. E oggi pure ce l'ha piantato, si è stufato. Lui ha fumato come un cammello. Ha fatto due palle per tutto il pomeriggio. Lo scemo ha fatto, fuma pure a me. Avevamo cambiato divisa per non sembrare la vecchia banda, ma non ce n'era bisogno. Non eravamo più quelli di un tempo. E a dire la verità neanche i ricchi sembravano più quelli. Grazie.
Che lavoro fai? Non lavoro. E come campi? Mi aiuta qualche amico. Fa la puttana. Dove batti a Via Ma che? Che cazzo fai allora? Sbrigati a fuori tutta la roba. Non c'ho più niente, ho dato tutto. Aio! Aio! Secondo te andiamo a mani vuote? C'è un costruttore qui sotto. C'ha un appartamento al terzo piano per le sue puttane. Prendete lui. Andate da quello stronzo. Lui sì che è pieno di soldi. Sta pure pappa e ciccia con gente del governo. Ma che t'ha fatto sto costruttore? Niente, che m'ha fatto. M'ha usata. M'ha rivoltata come gli pareva a lui e poi m'ha buttata. Adesso sta con una dei 20 anni. Ecco questo. Non è che sia molto bello, ma a me piaceva, almeno all'inizio. Tre anni siamo stati insieme. Ma la moglie mica l'ha lasciata. Ha lasciato me per quella puttanella di 20 anni. Io non lo so, ma non è la prima volta che mi succede una storia del genere. Che non sono capace di tenermi gli uomini. Dopo un po' se ne vanno. Il fatto è che gli anni passano e io non so più una ragazzina, lo capite? Lasciatemi almeno 100.000 lire se potete. Non so come tirare avanti. Ormai uscivo dalle loro case senza sicurezza e con qualcosa dentro che poteva assomigliare a un rimorso. Ma ciò che soprattutto mi assediava era una specie di consapevolezza di inutilità. Qualunque rapina avessi fatto, la mia vita non sarebbe cambiata e prendere non serviva più. Faceva freddo, ma a me sudava anche la lingua. E non era per il passamontagna. Era il sudore malsano che ti accompagna durante le rapine e non ti lascia fino a che l'azione è finita. Mi tornavano addosso tutte le angosce, la morte che ti segue ogni volta, i vizi e le astuzie della clandestinità, gli appostamenti e le fughe. E tutti noi, ad aggirarci come topi affamati nelle loro case. Trovato niente. Là dentro sì che ci stanno belli sorti, ma come c'entri? Che problema c'è? Aspettiamo e salimo su con loro. Ma non vedi quanto è grossa? Come fai a tenerla sotto controllo? Non sapevo manco quante persone ci stanno dentro. Stronzata, andiamo. Io questa vanculo sono un cacciafuori tutto. C'hanno niente questi, Questo è tutto quello che abbiamo trovato. Bevi da sola questi due morti di sonno? Non ce l'hai il marito? Ci siamo separati per via di questa storia della droga. Ma io non posso mollare. Sono i miei figli. Forse è meglio così. Che la prendete voi quella roba. Che cazzo sei? Abiti con loro? No, sono venuto a trovare mio padre. Dove abita tuo padre? Al piano di sopra.
Intanto via con noi, poi ci andiamo, guarda. Ma io devo vederlo! Ma aspetta! Qua c'è tempo! Vieni. Sono un deputato della Repubblica. Ma figlioli, non sapete quello che state facendo. Siamo tutti figli di Dio. Eminenza. Siamo nelle mani di nostro Signore. Tu via con noi. Forza, cammina! È il primo che si muove lo sfonno. Sono i manifesti elettorali di mio padre. Vi rendete conto di quello che state facendo? Voi entrate nelle case della gente per bene. Venite a prendere i nostri soldi, frutto di una vita di lavoro. Figlioli, ravvedetevi al 7° comandamento di nostro Signore. Non rubare. Stronza, qui devi saltare fuori tutto il resto, eh. Ma non c'è più niente. Tira fuori tutta la roba, tutta! 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 Rispondi. Se dici qualche cazzata ti sparo in testa. Sì, pronto? Ciao. Sì, sto bene. Come mi senti strana? Ma no, amore, va tutto bene. Ma sì, ti voglio bene, lo sai. Perché me lo chiedi? Stanno ancora cenando. Ma sì che io lo dico, stai tranquillo, non mi dimentico. Va bene. Ma lo so quanto è importante per te. Senti, appena posso ti parlo, va bene? Ok, ora devo andare. Ciao. Fate questo perché non si trova il lavoro. Vedi, noi cattolici facciamo politica anche perché ragazzi come voi non vengono a trovarsi in queste condizioni. Te lo trovo io un lavoro. Vieni con me, te lo do io un lavoro. Mio marito ha trovato lavoro per tanta povera gente. Può trovarlo anche per voi. Sì, in galera. Guarda che ti trova un lavoro sicuro, eh. Cioè, dove non si fatica molto, che tu passi la mattina a timbrare il cartellino e poi ritorni alla fine del mese a ritirare i soldi. Quando dice che ti trova un lavoro, è sincero. Vedrò di mettere una buona parola anch'io. Ma volete far finita? Eh? Ma perché me dovete trovare un lavoro? Lasciate perdere! C'è qualcos'altro. Non so dove, ma c'è. In piedi?
In piedi? In piedi! Perché non mi hai detto che c'erano tutti quei soldi là? Non sono miei, sono soldi del partito. Non mi dici pure dove stanno, forza. Io li ho riscossi per il partito. Devo versarli domattina all'amministratore. Tirali fuori. Aprila. Quanti sono? Non lo so, io faccio solo da tramite. Non l'avevo nemmeno aperta. Mio padre sarà in apprensione. È più di 2 ore che mi aspetta. Preparati, mo saremo pure su casa tua. Ci abbiamo preso bene. Porta giù sta roba, qua ci penso io. State già venendo? Va bene, venite a vedere. Io e mia moglie siamo molto preoccupati. Ve l'ho già detto, è scomparso nel nulla. Mio figlio mi ha chiamato 2 ore fa dicendomi che veniva. È partito ed è arrivato fin sotto casa. Sì, certo, me lo hanno confermato, quelli del radiotaxi. Remo, sono tutti legati, se ne poteva andare. Andiamo. Sta facendo? Li avete presi? Sì, sono loro. Quelli della banda delle case. Ma è sicuro? Sì, è sicuro, sono loro. Sono proprio quei figli di puttana che rubavano nelle case. Stateli qui. Va bene, arriviamo. La guerra era finita. Mi avevano preso finalmente. I ricchi avevano avuto la loro rivincita. Prima o poi doveva succedere. Avevo fatto piangere troppa gente in tutti quegli anni e anch'io ero pieno di cicatrici. 1 anno prima non avrei ascoltato il rozzo. Non sarei andato a intrappolarmi in quella villa. Ma allora avevo voglia di perdere. Un cuore matto che ti segue ancora e giorno e notte pensa solo a te e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me, non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Digli la verità, e forse capirà, perché la verità tu non l'hai detta mai.
perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà. Lo perderai, così lo perderai. Digli la verità, e forse capirà, perché la verità tu non l'hai detta mai. Un cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi tu sai che guarirà. Lo perderai, così lo perderai. Un cuore matto che ti vuole bene, un cuore matto, matto da legare,